Ragazzi, sono appena salito dal laboratorio con 100 kg, 50 e 50, quasi 50, 46. Non pensavo alla mia età, oltre i 50 anni, si potessero sollevare ancora questi pesi. Ce l'ho fatta, scusate il fiatone. Ragazzi, sono arrivati gli inverter, 48 volt, 6 kW, 12 kW di spunto. Internamente hanno un caricabatterie da 50 ampere, quindi significa 2 kW e mezzo. Andremo a tutte le descrizioni in questo video che faranno vedere anche l'interno, perché lo voglio aprire uno e vedere cosa c'è dentro. Andiamo a verificare anche un po' la qualità. Per la longevità dobbiamo aspettare. Ora voglio spezzare una lancia a favore dei nostri produttori, fornitori, venditori che sono in Cina, perché ho paura che poverini come noi stiano un po' soffrendo tutto quello che sta accadendo intorno a noi, ovvero sono arrivati. Alla fine è arrivato tutto, c'è un po' di lentezza, ci dobbiamo forse un po' abituare a questo. Dico sempre, loro sanno che sono uno youtuber, quindi hanno forse paura di qualche mia opinione? Non lo so, qui certezze ce ne sono veramente poche. Fatto sta che sono arrivate le due belve, come le chiamo io, i due arancioni, e sto aspettando la paleolica. Insomma, tutti questi video questa serie che parlerà proprio di questo impianto off-grid 48 volt 6 kW con batterie LiFePO 4 da 14 e passa kW, cioè sarà uno spettacolo. Niente, ragazzi, partiamo col video, iscrivetevi come dico sempre al canale e buona visione. Ragazzi, questo è l'inverter aperto. Questo blocco di rame che vedete, micidiale, è una spanna e 3 dita, l'altezza è una quindicina di centimetri ed è veramente tanta roba. Se analizziamo il prodotto da vicino, ragazzi, guardate qua che blocco gigantesco, cioè veramente. Tra l'altro è montato anche su una staffa mobile di gomma, vedete? Perché serve a non dare vibrazioni che potrebbero creare ovviamente dei rumori di funzionamento. E poi i cavi di una certa dimensione con i terminali grossi, saldati oltre che crimpati, attaccati a queste due alette, uno positivo e uno negativo, di alluminio di un certo spessore, lo vedete qui. Direi niente male, e il tutto chiaramente con due ventole, una sulla parte superiore, la vedete qua, ovvero l'ingresso da sopra, che soffia direttamente sul toroide e dopodiché entra in tutto il gruppo inverter e va a uscire anche attraverso questa ventola che è situata nella parte inferiore. Adesso la vedete così, eccola lì. Questa è la ventola inferiore. Il prelevo dell'aria avviene dai due lati, uno vedete lì e l'altro è di qua dove ho smontato il pannello. Le schede sono eccezionali, cioè sono tutte rivestite in resina, cioè saldature perfette, tutti i vari componenti. Una cosa interessante è anche qua questo shunt sul polo negativo che serve all'inverter stesso a misurare tutto quello che deve poi dire a display e anche ovviamente per la gestione. Qui sotto vediamo in linea tutto il gruppo di potenza a queste massicce alette di alluminio, e se ci spostiamo dal lato opposto vediamo anche qui grosso trasformatore e vediamo in fila tutto il gruppo di potenza che va a dissiparsi chiaramente su questa aletta di alluminio che ha un certo spessore. Qui non riesco a inquadrarla bene, però
cioè proprio massiccia, una letta di un certo livello, vedete lì tutti i MOSFET che vanno a dissipare la potenza che devono sviluppare. Queste le connessioni del 220 volt in uscita, cavi belli grossi, e passano ovviamente attraverso questi magnetotermici in caso di problematica, e come vedete hanno la terra, cioè la massa, in comune, quindi cavo di massa qui e cavo di massa all'opposto è in comune sulla scocca, vedete? Quindi la scocca è messa a massa, questo servirà nel caso di sovratensione o fulmini a proteggere il tutto, almeno si spera, ma si sa che se entra un fulmine di quelli significativi qua non si salva niente. La prima prova che farò è vedere se ci sono delle correnti flottanti, perché sapete che negli inverter, soprattutto ibridi, c'è sempre una tensione di diversi volt che gira, misurabile tra il neutro e la terra, e questo sotto certi aspetti è negativo perché può creare dei blocchi per quanto riguarda le apparecchiature elettroniche. Ad esempio, una di queste, per via della sensibilità che ha, può essere il wall box, quindi se usate l'inverter per caricare la macchina attraverso il wall box, può darsi che la scheda interna vada in blocco. Questa è una cosa negativa ma difficilmente risolvibile. Sto cercando proprio di capire come. Non è una caratteristica dei toroidali, è una caratteristica di tutti gli inverter, anche e soprattutto ibridi. Voglio vedere una volta installato se questo ha delle tensioni flottanti che possono causare questa problematica. Qui vediamo le connessioni anche in questo shunt, questa mania di mettere questi pulloncini da 6, chiaramente, vabbè, l'importante è che la connessione sia perfetta. Anche qua sulle barre principali del negativo, vedete questa è di rame vestito di stagno, e anche sul positivo c'è una bella piastra da 3 mm, molto spessa, penso che sia un 30 x 3 mm, e sempre questi dadini. Io qua avrei fatto invece del 6 l'8 mm, però vabbè, non sono io il costruttore. Però l'importante è che siano avvitate bene e che la giunzione tra i due, cioè la connessione tra le due parti metalliche, sia perfetta. Essendo lucidi, la connessione è tra le migliori, anche per quanto riguarda i terminali. In questo caso, vedete, questi terminali, io consiglio sempre, anche se li andate a comprare voi, ci sono quelli di estrema qualità che sono quelli classe T, non gli SC, e i T sono molto più spessi, fatti bene, e vabbè, questi sono fatti apposta da loro, per loro. Comunque è sempre meglio comprare non quelli di rame puro, cioè rame crudo, ma comprare quelli che sono stagnati, quelli hanno una connessione perfetta. Aggiungere sempre, lo vedete in diversi punti, soprattutto qua si vede, c'è la cosiddetta pasta dissipante, vedete? Da qua sotto ve la indico. Questa è una pasta che serve a aumentare il contatto tra le superfici, quindi se ci sono piccole microscopiche asperità vanno a compensarsi. Vedete che tutti i collegamenti con i MOSFET sono sotto pasta, quindi tutte le file sono perfettamente allineate. Il lavoro è molto pulito, vedete che ci sono le guaine termorestringenti che segnalano il negativo, il positivo, poi anche su tutti i terminali ci sono, insomma, le guaine, queste sono quelle ad alta temperatura, anche se guardate qui, cioè tutti i terminali vengono, non li abbiamo con il cavo puro, ma abbiamo sempre qualcosa che li va a contornare per dare anche, insomma, non solo un fattore estetico ma anche di sicurezza su connessioni che non sono vive col metallo a vista, ecco. Questa è la parte inferiore, vediamo tutto il toroidale con tutte le schede, e nella parte inferiore c'è, come dicevo prima, una ventola di dissipazione che butta l'aria fuori praticamente. Questo, vedete, è il dry contact, cioè qui si attaccherà, dopo lo spieghiamo bene,
i cavi per utilizzare l'eccesso di corrente fotovoltaica per altri scopi quando le batterie sono piene. La cosa importante, vedete qua, le connessioni negativo e positivo sono di acciaio inox i bulloni, ma la connessione è di rame. Difatti non fatevi ingannare dalla robustezza dell'inox, ma quando andiamo a mettere le varie piastrine, questo non lo dico per questo inverter, ma lo dico a voi quando fate gli impianti, le piastrine devono essere di rame. Invece che rame crudo è meglio mettere rame stagnato, in modo che insomma, il trasporto della corrente sul rame ovviamente è molto superiore a quello che può essere invece l'acciaio inox. Quindi per chiudere, ovviamente acciaio inox molto robusto, quindi bulloni di inox, ma andiamo a mettere poi tutte le piastrine e dopo vi farò vedere anche una piastrina aggiuntiva che andremo a mettere, che serve appunto a trasmettere la corrente in maniera più importante, più potente, e solo il rame lo fa. Una cosa che qui vedete non mi piace, difatti farò una modifica, è che le griglie per l'entrata dell'aria e anche quelle superiori e inferiori dove ci sono le ventole non hanno un filtro. Ora qui andrò io a posizionare un leggerissimo, che non debba impedire minimamente all'aria di passare, leggerissimo, sottilissimo filtro, e lo andrò a fissare lì dall'interno, affrancato molto bene in modo che non sfugga mentre l'aria spinge, perché fermare la polvere nei vari punti di ingresso è sicuramente utile e importante. Non lo metterò sulla ventola che sta sotto all'inverter perché questa spinge all'esterno, quindi andrà posizionato questo filtro sul lato sinistro, sulla ghiera del lato destro e anche nella parte superiore. 3 piccoli strati sottili che, ed è importante, vanno puliti o cambiati ogni tanto, dipenderà da quanto lo usate e da dove è posizionato. Se non c'è polvere lo potete vedere ancora pulito, a volte basta soffiarlo, ma a volte invece va cambiato. Una cosa che non sfugge all'occhio dei tecnici è la data di costruzione del toroidale, che ci fa capire che questa macchina è nuova, perché qua vedete il trasformatore è del 19 maggio 2021, quindi adesso siamo a novembre. È un prodotto che praticamente è stato acquistato e costruito quest'anno, dopo la seconda metà dell'anno, quindi è un prodotto nuovissimo. Se qua ci fosse scritto 2020, 19, 18 era un prodotto da magazzino, ma sappiamo che oramai in Cina a magazzino non resta quasi più niente. Però questo è un dato importante, andare a verificare all'interno le date di fabbricazione dei vari prodotti singoli. Ora, come dicevo prima, questo è il dry contact, dopo vi spiego cosa funziona, l'avete già capito. L'eccesso di corrente va a essere utilizzato diversamente. Ora, se guardiamo all'interno di questo contatto, lo vedete qui praticamente, è questo, eccolo qua, questo, cioè è una schedina, vedete, piccolissima, composta da un semplice relè dei contatti e un cavetto che va a sentire, questo qua, che va a sentire le tensioni. Ora, questo prodotto qua, se lo comprate a parte, non chiaramente questo assemblabile in tutt'uno, ma un prodotto così, cioè un dry contact di questo costa 3 euro, 2,50 euro. In produzione costa veramente qualche centesimo. Eppure, per averlo, ho dovuto integrare 40 euro. Ora, perché l'ho fatto? Perché, come spesso facciamo, è lì, assemblato in tutt'uno, è comodo, sente la tensione dell'inverter invece che andare a pescare un'altra tensione dalle batterie, e quindi si spendono questi soldi anche a beneficio, insomma, del canale YouTube. Bene, questo era l'interno del nostro inverter, ragazzi. Adesso richiudiamo il tutto e facciamo tutte le considerazioni del caso per andare ad analizzare passo per passo quello che sono le caratteristiche, e poi chiaramente andremo negli altri video al montaggio in modo da abbinarlo a tutto il resto, cioè fotovoltaico, i vari staccabatterie, sensori e quant'altro. Bene ragazzi, quello che abbiamo visto all'interno di questo inverter non è male. In effetti l'assemblaggio è stato fatto a regola d'arte, avete visto anche i cavi, i terminali, tutto è
chiuso come deve essere chiuso. L'unico dettaglio è che al posto di questi bulloncini da 6, come avviene oramai anche nelle batterie, potevano montare bulloni che andavano a crimpare almeno le basette principali con bulloni e dadi da 8 mm. Sicuramente sarebbe stato meglio. Un altro dettaglio è che il toroidale scarica sulla letta di raffreddamento in alluminio. Certo, se avessero fatto una letta di raffreddamento di rame, o che almeno avesse avuto i condotti di rame, diciamo con una superficie maggiore, sarebbe stato meglio, ma sono dettagli di fabbrica che sono parte di una scelta. Del resto, per il prezzo che viene offerto, direi che non possiamo certo lamentarci. Se andiamo al top di gamma e quindi entriamo nei parametri degli olandesi, dei Victron, un toroidale di questo tipo supera ampiamente i 2.000-2.500 euro. Quindi a questo prezzo abbiamo un prodotto di qualità abbastanza indistruttibile. E poi una cosa fondamentale che c'è all'interno è che le schede non sono fuse nella resina epossidica, dove praticamente quando qualcosa si brucia anche di minima entità dobbiamo cambiare tutto, ma tutti i componenti sono liberi. Quindi i MOSFET, piuttosto che qualche diodo, qualche condensatore, qualche relay, qualcosa che si dovesse rompere, se ne abbiamo le capacità, oppure lo portiamo da un tecnico, riesce sicuramente a dare un'occhiata e a cambiare un pezzo specifico e non tutta una scheda che, tra l'altro, fatta dalle case madri, diventa anche abbastanza introvabile, cioè dipendiamo ancora da loro. Globalmente l'opinione è positiva. Bene, ora che abbiamo questo inverter lo dobbiamo installare e quindi vediamo un attimo alcuni parametri fondamentali, poi vedremo anche il video specifico che descriverà tutto l'assemblaggio, cioè quando tutti i componenti singolarmente saranno spiegati prima nei video e poi ci sarà quello che descriverà l'assemblaggio con connessione delle batterie e quant'altro. Chiaramente quando montiamo un inverter di questa potenza dobbiamo anche usare i cavi adatti. Questo è un cavo morbido. Perché morbido? Perché quando sono grossi è sempre meglio usare dei cavi che possiamo manovrare. È un cavo, attenzione, il cavo fotovoltaico, comunque il cavo di qualità per il fotovoltaico, deve avere tanti fili. Se voi fate così sembra quasi di grattare su quelle pagliette con le quali si pulivano le candele ai tempi. Praticamente sono tanti fili sottilissimi messi insieme, vedete? Praticamente con i fili sottili si ha una superficie maggiore dove la corrente può camminare. Ora, a questo cavo che cosa attacchiamo? Attacchiamo un terminale. Questo è un cavo da 50 mm quadri, lo attacchiamo nel suo terminale da 50 mm quadri e poi andremo con la crimpatrice a chiuderlo, cioè a strozzarlo, a crimparlo. Bene, c'è chi ama, oltre che crimpare, una volta stretto al massimo, anche saldare. Poco stagno, non vogliamo riempire troppo il rame, quindi dobbiamo essere anche veloci con la saldatura, se vogliamo farla. Una cosa vi dico, dato che quando crimpiamo dobbiamo stringere al massimo, il massimo che cos'è? Esattamente il punto in cui tutti i fili sottili di rame vanno a congiungersi perfettamente sulla superficie, dentro la superficie del terminale. Il momento in cui stringiamo troppo andiamo a rompere. Cosa rompiamo? O rompiamo il terminale o rompiamo i fili dentro e quindi in realtà andiamo a distruggere invece che a consolidare. Questa è una cosa importante. Viceversa, se stringiamo poco, questo cavo potrà uscire, oppure non esce ma la connessione non è perfetta e andiamo a surriscaldare questo e tutto quello che c'è annesso, connesso, compreso il cavo. Quindi è importante crimpare nel giusto modo e non è facile. Una cosa importante sulla crimpatura è che esistono fondamentalmente due tipi di crimpatrici, quella manuale e quella pneumatica. Ora, quando andiamo a stringere dobbiamo essere sicuri che abbiamo fatto, come ho detto precedentemente, un buon lavoro. Lo capiamo perché vediamo che in effetti il cavo è stretto al massimo e tirando non esce, quindi dopo una prova possiamo stabilire che quella è la taratura giusta.
A volte la crimpatrice è stata studiata per un certo tipo di cavo e quindi purtroppo stringe meno su altri. Sono tutti dettagli che una volta che abbiamo comprato il pezzo riusciamo a capire. Attenzione, a volte su un cavo da 50 mm quadri, quando abbiamo stretto col 50, poi prendiamo il 35 e andiamo a stringere non al massimo, se no entriamo in quell'errore che potremmo fare di rompere, ma andiamo a crimpare un po' di più, in modo che abbiamo stretto. Se ci accorgiamo che questa 50 mm quadri per crimpare è un po' sovradimensionata e non riesce a chiudere bene il nostro cavo. Una cosa importante sono i terminali. Io qui ho 2 terminali e sono di qualità completamente diversa. Quello che dovete verificare è lo spessore del rame con il quale è stato creato, perché è quella in realtà la superficie potente che una volta crimpato andrà a tenere, ma nel contempo avrà più superficie per poter trasmettere e quindi far passare più corrente. Questi sono 2 terminali, adesso io cercherò con la telecamera di zoomarli per farvi vedere come uno è veramente di bassa qualità, e questi di bassa qualità si chiamano SC, e invece l'altro è di qualità e si chiamano, c'hanno diversi nomi, comunque di solito si usa il T, quindi terminale T e non SC. Alcuni invece hanno altre sigle. Comunque vi faccio vedere la differenza, che è esattamente lo spessore del rame e la stagnatura. Il primo è questo, vedete? Questo è di bassa qualità. Guardate il tubicino com'è sottile, guardate com'è sottile anche il punto di appoggio e guardate com'è praticamente per costruirlo, lo hanno anche, insomma, un po' rovinato, vedete che è una situazione. Guardate invece quest'altro come diverso, ovvero il tubo è molto più grosso, vedete? Guardate anche la piastra come più spessa, vedete lo spessore della piastra, e ve li metto tutti e 2 a confronto vicini. Innanzitutto il tubo, vedete? Gli spessori sono diversi. Poi la piastra di appoggio, vedete come sono diversi gli spessori? E poi anche sul frontale si capisce perché questo a sinistra, l'SC, è molto più scadente che non questo a destra. Questo nel caso specifico è sempre lo stesso, vedete? Però guardate quanto più rame c'è, eppure entrambi sono 2 terminali per, è scritto 16 mm quadri, foro 8, uno di fianco all'altro. A sinistra è quello peggiore, vedete? Bene, questo è fondamentale per andare insomma, a crimpare dei terminali idonei, che sono questi, non questi, ecco. Ovviamente a tutti noi piace risparmiare, ma quando risparmiamo su un prodotto come il terminale o sul cavo, poi abbiamo un impianto che non è efficiente. E quello che dobbiamo tenere in considerazione con gli inverter, con le batterie, sono tutte le resistenze che si oppongono al passaggio della corrente e vanno ad assorbire energia che si trasformerà in inefficienza piuttosto che in caduta di tensione o in dispersione termica, e questo è a discapito del buon funzionamento. Cosa può succedere nell'inverter? Che abbiamo una tensione diversa dalla batteria e avremo una tensione diversa dal regolatore di carica, perché in questi 3 passaggi abbiamo usato terminali scadenti, abbiamo usato cavi scadenti, abbiamo fatto connessioni precarie e tutto questo incide. È fondamentale perché sulle liti o le LiFePO 4 non abbiamo le tensioni, le escursioni in termini di tensione come nelle piombo, che è molto più vasta. Lì il range di scarica totale 3 volt e carica totale 3,4 è 0,4. Se abbiamo una differenza tra le batterie e l'inverter sostanziosa, ebbene potremmo far partire degli allarmi di protezione dell'inverter piuttosto che del BMS, oppure di scambio dalla batteria alla rete in maniera equivoca, in maniera non conforme a quello che era la nostra volontà. Stacca la batteria a
quando ogni cella arriva a 3 volt. Sì, ma se c'è già arrivata perché c'è già una dispersione nella batteria, magari è 3,3, 3,2, questo è un caso un po' esagerato, però per far capire l'importanza delle connessioni sull'inverter è fondamentale. Inverter, batteria e regolatore sono 3 punti che devono avere meno accrocchi possibili, meno terminali possibili, meno cavi possibili, tutto corto, tutto adeso e preciso. Addirittura, lo vedremo nel montaggio poi dell'inverter con tutto il resto, avremo anche le barre di rame che danno una connessione tosta, una connessione sicura, e diventeranno quelli che poi vengono chiamati in gergo dei distributori di polo positivo e di polo negativo. Ragazzi, io non so fino a quando questa console riuscirà a reggere pesi, però mi sta reggendo questi 45 kg, con le paure di mia moglie ovviamente, però finché regge penso che questo sia il prodotto più pesante che salirà qui. Ma voi lo sapete che amo molto questo angolo, che diventa un po' l'angolo della nostra chiacchierata tecnologica. Ora, perché l'ho voluto mettere qua sopra con difficoltà? Perché voglio farvi vedere, insomma, l'avete visto dentro, no? Adesso voglio farvi vedere proprio la differenza, non che il peso sia la qualità, però questo è esattamente il bestione arancione che ho comprato, sono 2, li avete visti. Ora, questo è esattamente un inverter Voltronic, cioè quello che c'è dentro all'inverter Voltronic, che chiaramente non ha trasformatore toroidale, non ha, questo è uno switching, quindi molto più leggero, pesa 4-5 kg. Ora il punto, questo nello specifico, ecco, è un 1000 watt 12 volt. Ora vedete che praticamente non c'è niente. Qui c'è l'attacco della batteria, qui positivo e negativo, qua c'è l'attacco del fotovoltaico, entra, questi qua sono i vari regolatori di carica, qui c'è la rete, cioè è un oggetto molto semplice. Ora capite che insomma la sostanza è notevole, eppure pensate il costo di questo rispetto a questo è simile. Se pigliate un 24 volt o un 48 volt lo pagate addirittura forse qualcosa in più di quello. Allora passatemi l'idea personale che dove c'è un'onda sinusoidale pura, un toroidale e quant'altro, io scelgo e preferisco e ho comprato questo e utilizzerò questo. Quanto mi durerà? Questa è una scheda che semplicemente per un errore, il classico errore che diciamo sempre, ma io oramai ci sono abituato, cioè lo sgancio della batteria prima dei pannelli, paf, è sparita. Ora, ho cercato di ripararla, ma ci sono delle condizioni che sono un po' da monopolio produttivo, quindi non riusciamo neanche ad andare a individuarle. Qua ad esempio c'è un fusibile da 150 A e si è fuso anche questo, ma non era solo questo. Se andiamo a cambiare ad esempio alcuni MOSFET eccetera, alla fine 75 euro, l'ho comprata e l'ho sostituita. Quindi però ragazzi, cioè qui abbiamo 46 kg in confronto, cioè mi viene da ridere a volte come c'è chi potrebbe dire sì, ma attenzione, lì abbiamo un kilowatt miniaturizzato, eccetera. Il suo lavoro lo fa, che è una questione di scelta. Poi parleremo e farò anche una recensione sui Voltronic perché hanno dei lati positivi, soprattutto il costo, ma gli inverter all inclusive della Voltronic hanno purtroppo alcuni difetti, come alcune inaffidabilità, a volte vanno in reset, a volte poi hanno queste ventole che sembrano dei missili. Comunque, giusto per farvi vedere qual è la differenza tra i due. Ora vediamo di analizzare alcune caratteristiche di questo inverter. Queste saranno le caratteristiche specifiche di questo inverter. Se comprerete altri inverter, comunque le informazioni che ricevete da qua possono andare bene per qualsiasi inverter. Allora, innanzitutto vediamo che questo inverter è un 6 kW, 12 kW di spunto. Lo spunto che cos'è? È una frazione di secondo alla quale può arrivare l'inverter quando assorbe corrente nel momento in cui partono alcune tipologie di motori, soprattutto motori, ad esempio il frigorifero, ad esempio la lavatrice quando parte il motore, ma non riguarda ad esempio le lampadine, non riguarda alcuni consumi come le resistenze elettriche. Questi non hanno lo spunto perché non hanno un'inerzia nella partenza che debba fargli assorbire più corrente per muovere dei motori, per muovere dei perni. A questo punto
riusciamo a essere altissimi come spunto e non ci arriveremo mai, perché se ipotizziamo di consumare 2, 3, 4 kW in simultanea e accendiamo anche una pompa di calore che anch'essa può avere uno spunto e andiamo a 5,5, con lo spunto arriviamo a 6,5, 7, 8, quella è una frazione di secondo, la regge benissimo e poi torna a 5, 4, 3 nei valori a cui si trovava precedentemente. Quindi quando dobbiamo calcolare qual è il massimo consumo in termini di ampere, cosa facciamo? 6 kW, ovvero 6000 watt, diviso 50 volt, otteniamo 120 ampere, ovvero questo inverter è al massimo 120 ampere, non solo di consumo, ma anche di tutto ciò che vedremo annesso al consumo, come ad esempio il cavo, che dovrà reggere 120 ampere massimi. Quindi l'amperaggio, che è una cosa fondamentale di questo inverter, è 120 ampere. Ora, perché ho scritto 50 volt e non 48 volt? Perché l'impianto e l'inverter è 48 volt nominali, ma come sappiamo tutti le batterie al litio, le LiFePO 4 a 48 volt sono scariche, devono già passare alla rete, mentre sono stracariche a 56 volt, meglio farle arrivare a 54. Cosa significa? Che, poi lo vedremo bene per quanto riguarda il video sulle batterie, significa che a 54 volt io erogo 120 ampere per 54 volt, quindi ho più potenza. Allora ho messo 50, che in realtà, oltre a semplificare i calcoli, è quello che effettivamente avviene con le LiFePO 4. A questo punto dobbiamo installare il cavo. Dalle batterie all'inverter ci vuole un cavo più corto possibile, più vicino possibile, anche barre metalliche di rame, se abbiamo le batterie sopra un mobile dedicato che le sostenga, e abbiamo l'inverter a 30 cm, è l'ideale. Ora, tenendo presenti i 120 A, come calcoliamo il cavo? In internet ci sono tanti software dove mettete corrente continua, la tensione, 48-50 volt, mettete la lunghezza del cavo, mettete la caduta di tensione, vedete voi quanto volete farla cadere. Caduta di tensione significa anche surriscaldamento, e a quel punto calcoliamo in automatico il cavo. Un metodo molto semplice per andare a calcolare il cavo è anche quello di fare questa formula che si usava ai tempi in cui andavamo a montare qui quant'era gli amperaggi. Molto semplice: fino a 4-5 metri massimo di distanza noi facciamo gli ampere diviso 3. Ora, abbiamo detto 120 ampere è la potenza del nostro inverter, diviso 3 fa 40 mm quadri. Bene, con un cavo di 40 mm quadri siamo a posto con questo inverter. Ecco perché all'inizio del video vi ho fatto vedere invece il 50 mm quadri, perché stiamo un po' più abbondanti. Una cosa importante è che su questi inverter, come avete visto, si bullona il terminale, mentre a volte su questi ibridi bisogna entrare con un cavo, e il 50 mm quadri, per quanto mi risulta, non entra da nessuna parte, quindi abbiamo anche lì una limitazione. Invece qua con i bulloni riusciamo diciamo, ad avvitare quello che vogliamo. Poi si va a mettere anche un terminale molto più grosso. Ve lo faccio vedere con la telecamera in diretta. Vedete? Abbiamo praticamente questi terminali che si avvitano ed è praticamente uno spettacolo. Ricordate sempre piastre di rame stagnato e bulloni e dadi, in questo caso automatico, ma quando farete altri impianti questi vanno fatti di acciaio inox. E a questo punto passiamo al fusibile. Il fusibile segue la stessa norma, però con una percentuale in più. Gli sommiamo il 40%, perché? Perché abbiamo anche gli spunti, cioè a 6 kW abbiamo 120 A, ma abbiamo possibilità di far assorbire all'inverter anche 7, 8, 9, 10 kW. Ecco che allora mettiamo un fusibile circa da 200 A. Se facciamo 200 A per 50 volt abbiamo 10 kW, e quando mai ci arriveremo? Ecco che questo è un fusibile che proteggerà nel caso di cortocircuito, perché con le batterie che abbiamo salterebbe anche un 500 A, ma in questo modo abbiamo possibilità di essere in sicurezza senza surriscaldarlo. Poi vedremo nella sezione dei meccanismi di sicurezza, compresi i fusibili,
quali sono e come vanno insomma fissati. La cosa importante è mettere magari non un fusibile istantaneo, ma uno di quei fusibili leggermente ritardati, in modo che faccia il suo lavoro senza saltare alla prima problematica. Quindi fusibile con 40% in più, 30, 40, 50, c'è chi questa percentuale la oscilla un po' come vuole. L'importante sappiate che sulle LiFePO 4 salta tutto, perché se facciamo un corto vivo con un cavo da 50 mm, anche se mettiamo un 1000 A salta, quindi tranquillamente. La cosa bella di questo bestione arancione è anche il fatto che ha incorporato un caricabatterie da 50 A, ovvero regolabile, impostabile, settabile da 5 a 50 A, per un totale alla massima potenza di 2500 watt, cioè abbiamo 2,5 kW che possono entrare nelle batterie attraverso il caricabatterie incorporato. Quando utilizziamo questo? Quando ad esempio siamo off grid, abbiamo un generatore e quindi all'inverter gli diamo un settaggio importante, cioè gli diamo il settaggio utility. Sarebbe a dire, quando c'è la rete usa la rete, ma la rete non c'è mai perché siamo off grid, quindi lui andrà sempre a batteria. Ma al momento in cui parte il generatore, lui sente la rete, passerà automaticamente a utilizzare la corrente del generatore, dando alla rete tutta la corrente che necessita e caricando attraverso questo caricabatterie 50 A, cioè 2500 watt, 2 kW e mezzo all'interno delle batterie. Chiaramente anche qui ci vuole un calcolo. Dobbiamo avere un generatore superiore a 2 kW e mezzo perché dobbiamo soddisfare anche la casa. A tal proposito va benissimo un 5 kW, un 6 kW come quello che ho io, l'avete già visto in altri video e ve lo farò vedere nella fase di montaggio definitiva con il funzionamento totale. A questo punto abbiamo un generatore da 6 kW che parte, è un AVR ATS, sarebbe a dire tensione stabilizzata, quindi ho 230 volt onda sinusoidale pura e partenza automatica, quindi quando le batterie calano di tensione, di corrente, quindi quando non c'è più niente all'interno delle batterie, questo generatore parte, l'inverter lo sente e di questi 6 kW ne regala 2,5 alle batterie, usando il resto per la casa. Connesso a questo inverter c'è anche il passaggio alla rete molto veloce. Questa è una cosa fantastica perché di solito, se voi guardate le caratteristiche degli ibridi e dei Voltronic, di solito dicono 20 millisecondi e le luci in 20 millisecondi le vedete un po' che sfarfallano nel momento del passaggio e questo può far spegnere qualche apparecchio, come ad esempio quelli più sensibili come alcuni DVD, le pellet, ad esempio le stufe a pellet, con questi 20 millisecondi potrebbero andare in protezione e avviare il meccanismo di spegnimento, mentre con 10 millisecondi no, non te ne accorgi neanche, cioè pam, è passato alla rete, viceversa è passato a batterie. E sempre connesso a quest'ultimo meccanismo importantissimo, finalmente arriviamo al dry contact. Cos'è il dry contact? In italiano contatto secco. Ci sono praticamente 3 connessioni all'interno di questo contatto, che sono una connessione comune, una connessione normalmente chiuso e una connessione normalmente aperto. Ora, queste 3 fasi sono esattamente programmabili. Come? Noi possiamo impostare 2 cavi di corrente nel comune e nel normalmente aperto. Significa che il contatto è normalmente aperto, cioè è staccato, ma in base all'impostazione che diamo all'inverter, quando l'inverter arriva a una certa tensione, ad esempio in salita, immaginate le batterie, avete deciso di caricarle a 54 volt, quando arriva lì, anche un pelino prima, l'inverter dice al contatto, passa dalla funzione normalmente aperto, passa alla funzione normalmente chiuso. Cosa succede? Che salendo di tensione il normalmente aperto si chiude facendo passare
la corrente. Quale? Quella che non sta più entrando in batteria, perché le batterie sono piene. E quindi questa non la sprechiamo, tra virgolette, anche se dico sempre che il sole non si spreca perché è già gratis, ma va a essere utilizzata, quindi magari le batterie sono piene a mezzogiorno, all'una, e noi fino a quando il sole tramonta andiamo a gettare questa corrente all'interno di una serpentina elettrica che scalda l'acqua di un boiler, di una riserva idrica. Questo dry contact è interessante anche al contrario, dove lui è normalmente chiuso, quindi c'è qualcosa di attivato, e quando la batteria scende sotto certi livelli lui dice stacco per non consumarla, e quindi apre il circuito, diventa normalmente aperto. Quindi è un prodotto interessante che, come vi ho detto all'inizio del video, mentre eravamo all'interno dell'inverter, qua lo mettono ed è molto costoso, ma in realtà c'è anche lo stesso prodotto all'esterno, e adesso vi farò vedere quelli che, se non avete ovviamente un inverter con il dry contact incorporato, come in questo caso, che è stata una scelta proprio a beneficio del prodotto ma anche del canale, potete montarlo anche separatamente. Perché ho scelto l'interno? Perché questo legge la tensione dell'inverter. Allora, come dicevo per quanto riguarda le resistenze interne, le dispersioni e quindi le differenze di tensione, sulle litio è importante avere la stessa tensione. Quindi con dei buoni cavi, con le crimpature, con tutto, arriviamo ad avere quasi una parità di tensione. Se questo è all'interno, lui leggerà quello che realmente legge l'inverter. Non sarà un altro prodotto che andiamo a sommare e che legge ancora una volta un'altra tensione, e abbiamo 4 tipi di tensione. Sarà poi difficile andare a creare l'equilibrio tra tutte queste. Quindi quel contatto interno sono sicuro che avrà la stessa tensione dell'inverter e partirà quando l'inverter lo comanderà. Solo per questo motivo, se no andavano bene anche quelli esterni che costano 3-5 euro. E qui ne ho portati appunto 3 di questi dry contact esterni che hanno la stessa funzione. Questo ad esempio ha un suo trasformatore interno, quindi riesce a essere pilotato a 220 volt e ci sono le connessioni, e qua c'è il display dove andiamo a programmare la tensione per cui vogliamo o spegnere o accendere, quindi normalmente chiuso o normalmente aperto. Questo è un altro che funziona già direttamente dalle batterie, quindi non ha nessuna trasformazione, e andiamo anche lì con questi tastini a programmare quello che è la funzione di accensione e spegnimento. E poi c'è questo, più piccolino ma molto efficace, che anch'esso ha i vari tasti di programmazione. Bene, con questi, se abbiamo già un inverter o ne compriamo uno che non ha il dry contact, possiamo ottenere la stessa cosa, cioè accendere una serpentina di un boiler piuttosto che spegnere nel caso avessimo acceso qualche apparato che funzionava mentre c'era il sole, ma quando le batterie scendono lo vogliamo spegnere, ed è una funzione questa veramente utile. Incorporato significa affidabilità e univocità per quanto riguarda le tensioni, e questo sulle litio è fondamentale perché, come abbiamo detto prima, l'escursione è veramente bassa. Se non mi sono dimenticato nulla è tutto per questo video, ma se mi fossi dimenticato qualcosa chiaramente andremo poi a ridescriverlo nello specifico. E io vi ringrazio di aver visto anche questo video, ragazzi. Iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video.